Mi è stato spesso chiesto perché dico che in Colombia tendiamo ad ammirare il Giappone, credendo che i giapponesi siano più intelligenti, quando in realtà ciò che li distingue non è un'intelligenza superiore, ma uno straordinario livello di disciplina. Noi colombiani siamo profondamente talentuosi, ma spesso ci manca la disciplina necessaria per coltivare quel talento. Questo solleva la domanda chiave: come sviluppiamo la disciplina? La disciplina non si manifesta dall'oggi al domani. È il risultato di 3 fattori fondamentali: organizzazione, pulizia e puntualità. Organizzazione, l'arte di assegnare un posto a ogni cosa. I giapponesi vivono in un ambiente in cui ogni oggetto ha un posto designato. Ecco perché non perdono mai le chiavi, c'è un posto specifico per loro. Lo stesso vale per scarpe, calzini, camicie bianche, assolutamente tutto. L'intera casa ha un nome, il che significa che ogni angolo ha una funzione chiara. Ecco perché un giapponese è così infastidito dallo spostamento delle cose, interrompe la logica spaziale che ottimizza il suo tempo. Questa organizzazione non è solo una preferenza, ma è una necessità. Il Giappone è un paese 3 volte più piccolo della Colombia, con circa 130 milioni di abitanti. Immaginate una piccola isola, senza petrolio, fiori, caffè o risorse naturali significative, eppure piena di persone che hanno costruito una delle economie più forti del mondo. Com'è possibile che un paese così piccolo, con così poco spazio, sia la culla di aziende come Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Nissan, Mitsubishi, Sony, Toshiba, Hitachi e Honda? La risposta sta nel fatto che la mancanza di territorio li ha costretti a dare un profondo valore allo spazio. E per sfruttarlo al meglio, hanno sviluppato una cultura di organizzazione costante. Pulizia, l'atto di eliminare il superfluo. La disciplina richiede anche pulizia, intesa non solo come ordine, ma come capacità di eliminare ciò che non è più utile. In Giappone, la necessità di spazio rende l'eliminazione una pratica quotidiana. Se qualcosa non viene utilizzato, viene scartato. Al contrario, in Colombia, tendiamo ad accumulare. Basta aprire un armadio pieno di vestiti che non indossiamo da 6 mesi, capi per ogni evenienza, o la famigerata stanza dei cianfrusaglie, dove teniamo di tutto, da mezza lattina di vernice secca ai pezzi di ricambio di biciclette che non esistono più. Questo accumulo non occupa solo spazio fisico, ma anche mentale. Quando ci aggrappiamo al vecchio, non lasciamo spazio al nuovo. Lo vedo costantemente in molte famiglie: conserviamo vestiti che non ci vanno più, capi danneggiati che non ripareremo mai, indumenti che sono stati tramandati di generazione in generazione prima di diventare stracci, e anche in quel caso, è difficile liberarsene. Abbiamo adottato l'idea di essere poveri e che tutto debba essere conservato nel caso in cui possa tornare utile un giorno. Questa mentalità ci impedisce di andare avanti. Anche quando arriva la tecnologia, come la lavatrice, continuiamo ad agire con una mentalità obsoleta. La macchina semplifica la vita, ma le montagne di vestiti crescono perché continuiamo ad accumulare. Non si tratta solo di avere strumenti moderni, si tratta di cambiare abitudini. Eliminare è essenziale per prosperare. Puntualità, rispetto della parola data. Il terzo pilastro è la puntualità, che in Giappone è presa alla lettera. Per un giapponese, se dici luna, significa esattamente luna.
Non esistono frasi come "sono quasi arrivato", "sono proprio arrivato" o "tra un secondo", che in Colombia sono diventate espressioni vuote. La mancanza di puntualità influenza profondamente la nostra vita quotidiana. Diciamo che arriveremo tra un secondo quando siamo a 14 isolati di distanza. Promettiamo di consegnare qualcosa e domani presto senza avere la minima idea dell'ora. E quando non manteniamo le nostre promesse, generiamo caos, frustrazione e sfiducia. La puntualità non è semplicemente arrivare in orario, è rispettare la parola data. E rispettare la parola data è il fondamento di ogni società organizzata. La sintesi, la nascita della disciplina. Possiamo riassumerla simbolicamente. Quando l'organizzazione si unisce alla pulizia, ed entrambe si sviluppano nell'ambito della puntualità, nasce la disciplina. La disciplina non è una questione di fortuna o genetica. È una pratica quotidiana basata su abitudini chiare, costanti e coerenti. Se comprendiamo questo, se organizziamo il nostro spazio, eliminiamo ciò che è inutile e manteniamo le nostre promesse, possiamo trasformare le nostre vite, le nostre famiglie e, di conseguenza, il nostro paese. La disciplina non è un mistero, è la conseguenza naturale di questi tre principi. Ed è alla portata di tutti.